Questo campionato ha il veleno nella coda, avevamo detto, e per questo l'altra sera nella nostra diretta abbiamo titolato "Scudetto velenoso". Perché? Perché stanno succedendo delle cose che fanno molto discutere. E allora ben ritrovati innanzitutto amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi, che è una richiesta del club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Ci hanno chiesto di parlare di tutti questi argomenti che stanno infiammando la discussione. Facciamo un po' il punto in vista di questa ultima giornata di campionato in cui Como Inter e Napoli Cagliari sono state anticipate al venerdì in una sorta di compromesso che, anziché favorire una squadra che si giocherà la finale di Champions League dando lustro e risalto al campionato italiano e al movimento della Serie A, si va a favorire invece, si accontenta quantomeno un po' di più la squadra dei retropensieri, che affronterà un Cagliari già salvo, un Cagliari che arriva a questa partita senza grossi stimoli e anzi in un clima molto particolare, perché abbiamo sentito due giocatori come Zappa e Gerry Mina che hanno pubblicamente detto che daranno il massimo contro il Napoli e sono stati attaccati pesantemente, ricevendo sui social addirittura anche delle minacce. In più, fino all'ultimo ci sono state delle indiscrezioni secondo cui si voleva chiudere il settore ospiti o comunque concedere tutto lo stadio Maradona soltanto ai tifosi del Napoli, per poter quindi creare questa atmosfera di grande festa napoletana che stanno già organizzando. Ecco, alla fine dovrebbero esserci, stavo leggendo stamattina sui quotidiani, circa 40 tifosi del Cagliari in un settore ospiti da 2500 posti, che dovrebbe essere poi riservato e concesso alle scuole calcio di Napoli. Quindi alla fine sarà uno stadio praticamente tutto azzurro e tutto napoletano, contro un Cagliari che non farà giocare per infortunio Gaetano, giocatore molto legato al Napoli, che si è trasferito dal Napoli al Cagliari. Non giocherà Caprile, che è ancora di proprietà del Napoli. Caprile, il portiere, dovrebbe essere sostituito addirittura dal terzo portiere che debutta in Serie A. Poi è fuori Luvumbo, un altro giocatore importante, e hanno problemi giocatori come Pavoletti, Zortea, altro giocatore fondamentale, forse anche Gerry Mina. Quindi è un Cagliari salvo, senza grossi stimoli, senza tifosi, in una bolgia azzurra e con diversi problemi di formazione. Sembra un po' tutto apparecchiato per un Napoli che come unico avversario ha davvero se stesso, cioè la propria testa, perché l'unico rischio che corrono probabilmente è quello di caricare di troppa tensione, ecco, questa gara, e il rischio è quello di andare un po' fuori giro e di soffrire, come è successo per esempio con Parma e Genoa. Questa è un po' l'unica speranza per un Inter che nel frattempo deve fare risultato a Como, su un campo che non è semplice, contro un avversario in grande fiducia. L'Inter gioca un po' con la testa rivolta chiaramente anche alla finale di Champions League, per cui farà delle prove con giocatori che rivedranno il campo come Lautaro Martinez magari per uno spezzone, forse anche Frattesi, mentre Pavard e Zielinski immagino lavoreranno a parte per recuperare al meglio per la prossima settimana. Per l'Inter quindi comunque l'importante potrebbe essere quello di aggredire subito la partita. Abbiamo visto nel precedente incrocio tra Inter e Lazio e Parma-Napoli come i vari andamenti della partita un po' si sono condizionati tra San Siro e Parma, dove il Parma ha fermato il Napoli. Quindi chiaramente si scende in campo insieme, ma le squadre sanno più o meno che cosa sta succedendo anche sugli altri campi, e questo può sicuramente indirizzare e condizionare questa ultima giornata di campionato, che si prospetta o comunque ci porta verso l'assegnazione dello scudetto, di uno scudetto che il Napoli potrebbe vincere con un punto di vantaggio sull'Inter. E allora sicuramente l'Inter poteva fare di più, ci sono stati tanti errori, però con tutto quello che sta succedendo, ragazzi, io capisco che oggi i tifosi del club i nostri soci del club di Passione Inter mi abbiano chiesto di parlare di questo argomento, perché con un solo punto di distacco tra i tifosi si sta accendendo la discussione, che una discussione che ci deve portare secondo me ad un'unica cosa, almeno questa è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, ovvero chiedere maggiore chiarezza su tutto quello che sta succedendo, perché ognuno può dare la responsabilità della non vittoria a qualcuno, nel caso in cui l'Inter non dovesse vincere lo scudetto. Per me c'è un insieme di fattori che tutti quanti contribuiscono. C'è un mercato di gennaio in cui la dirigenza poteva andare a prendere un attaccante funzionale e più affidabile rispetto a quelli in rosa. C'è un allenatore che poteva gestire meglio la rosa e alcuni momenti della stagione e alcune partite. Ci sono secondo me anche un po' di sfortuna con i calendari, con la partita di Firenze che per me
per come era iniziata l'Inter avrebbe vinto, poi il malore di Bove porta al rinvio e quella è sfortuna che ci vogliamo fare, oppure la Coppa Italia in cui ti ritrovi ad affrontare in semifinale il Milan che per forza di cose devi affrontare in un certo modo, e c'è poi ovviamente anche la questione arbitrale, perché l'arbitraggio comunque, la questione arbitrale ha inciso. In questi giorni si è parlato tanto degli episodi di Inter-Lazio. Io invece da 2 settimane continuo la mia battaglia su Inter-Roma con il caso Ndicka Bissac che rimane per me scandaloso, rimane scandaloso, e su questo caso, su questo episodio, in queste ore stanno uscendo varie indiscrezioni. Vi riporto per esempio un post pubblicato dal giornalista Maurizio Pistocchi su X, in cui Pistocchi e poi altri giornalisti hanno riportato un'indiscrezione secondo cui l'assistente VAR di Inter Roma aveva consigliato al VAR di richiamare l'arbitro per una on-field review, per rivedere il contatto tra Ndicka e Bissek al VAR. Il VAR però non ha richiamato il direttore di gara e questa sarebbe l'indiscrezione riportata da alcuni giornalisti. Dall'altro lato, altri giornalisti, devo dire, hanno smentito questa cosa, quindi c'è una serie di ci sono delle visioni contrastanti su un episodio che purtroppo non possiamo conoscere con certezza perché ad OpenVAR, nonostante la richiesta di DAZN, non hanno fornito gli audio e i video per approfondire questa vicenda. In più, ringrazio anche il nostro Cesc abbonato al club di Passione Inter che proprio ieri pomeriggio, nel primo pomeriggio, praticamente pochi minuti dopo la pubblicazione, ci ha girato una lunga lettera che è stata pubblicata da un assistente arbitrale che vi condivido subito dal sito arbitri.com, il portale degli arbitri sostanzialmente, ed è una lettera in cui un assistente arbitrale denuncia pubblicamente una serie di situazioni, diciamo, molto tese e molto discutibili all'interno della classe arbitrale, e in un passaggio cita anche l'episodio di Inter-Roma. Scrive: possiamo aggiungere Udinese-Parma, dove viene concesso un calcio di rigore giusto solo perché a Lissone, come supervisore Rocchi, si alza rapidamente dalla postazione per bussare, si sente anche nell'audio delle registrazioni, più volte sul vetro della stanza di Paterna VAR e Sozza VAR per richiamare la loro attenzione, che a sua volta chiameranno l'arbitro per un on-field review e farà segnare giustamente, come detto, un rigore che i VAR si erano persi. Quindi in Udinese Parma c'è Rocchi a supervisionare, che si accorge che VAR e a VAR si sono persi un rigore, quindi va a bussare diciamo, per dire attenzione, fate rivedere questo episodio, e questo porta ad un calcio di rigore concesso. Allora questo assistente aggiunge: ma perché allora in Inter Roma Gervasoni, supervisore di giornata, non bussa ai VAR per far assegnare un calcio di rigore netto, dove la commissione al raduno ammette pubblicamente davanti a tutti arbitri e assistenti che abbiamo perso un rigore netto a favore dell'Inter? Quindi questo assistente ci dice che intanto la commissione al raduno degli arbitri ha pubblicamente detto che quello su Bis che era calcio di rigore ed è stato perso un rigore netto. In questo caso però Gervasoni, a differenza di quello che è successo a Rocchi, non ha bussato alla porta dei VAR, al vetro dei VAR, per farlo rivedere. Errore grave, aggiunge, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli. Ecco, è un'accusa molto forte, anche qua ripeto, non possiamo avere la certezza del fatto che Gervasoni non abbia bussato e non ci sia stato intervento, perché i dialoghi non li abbiamo sentiti, gli audio non ci sono. Questa è una lettera lunghissima, su cui tra l'altro, attenzione, va verificata tutta l'attendibilità di tutto quello che viene scritto, che viene detto, perché ci sono anche alcuni che stanno un po' screditando l'autore della lettera, comunque ci sono anche ipotesi contrastanti, ecco, su quello che viene scritto, però è un assistente in attività, quindi lancia delle accuse forti che mi portano ad una conclusione, ovvero è evidente che c'è un tema anche di politica, chiaramente, all'interno della classe arbitrale, con anche delle correnti differenti che si fanno anche un po' la battaglia, fanno uscire delle cose piuttosto che altre. C'è del caos interno, questo sicuramente, che si riflette poi sul campo, per forza di cose, e l'idea con cui nasce OpenVAR è un'idea che a me era molto piaciuta, l'ho approvata, soprattutto all'inizio secondo me è stata una trasmissione anche ben fatta dal punto di vista tecnico, un'apertura interessante per creare maggiore trasparenza. Però col passare del tempo, dal mio punto di vista, ha sempre più preso una piega in cui gli episodi da valutare spesso sono episodi che davano ragione alla classe arbitrale, davano lustro alla classe arbitrale, salvo rari casi. Sono rimasto sorpreso quando a febbraio, ne avevo parlato in diretta, una puntata di Open VAR ha fatto vedere 3 episodi, tutti e 3 in cui gli arbitri avevano sbagliato. Fino a quel momento invece quasi sempre si andava in direzione degli arbitri nel giustificare le scelte degli arbitri. Ora, in un momento decisivo per lo scudetto, con
la contesa che sta alzando i toni, perché non siamo abituati a vedere uno scudetto lottato a punto fino all'ultima giornata, quindi tutto si accende ancora di più. Ci sono delle accuse forti da tante parti con degli errori piuttosto evidenti, serve ancora più chiarezza e serve anche una trasparenza maggiore con risposte concrete a queste cose che stanno emergendo, perché l'Inter è furiosa ragazzi, l'Inter è furiosa. Ne ho parlato poco fa con il giornalista Franco Vanni di Repubblica, che è molto vicino alle vicende di casa Inter e mi raccontava che Inzaghi è furibondo, lo stesso Marotta dopo Inter-Lazio, all'Inter ritengono, e a mio modo di vedere direi anche abbastanza a ragione, che da gennaio in poi soprattutto ci sono stati diversi errori arbitrali e diversi errori arbitrali che hanno danneggiato l'Inter. Quindi senza entrare nel tema dei complotti nel sistema, cosa che a me non appassiona e continuo a non volerci credere, altrimenti devo smettere di seguire tutto quanto. Mi ha fatto molto sorridere il commento nel club, la serie ADL, ecco, come a citare Aurelio De Laurentiis, però ecco, è sotto gli occhi di tutti che se andiamo a pesare le scelte controverse di questa stagione, quelle quantomeno dubbie o un po' tutte le scelte arbitrali decisive, ecco, quelle a favore e contro l'Inter, la bilancia pende molto di più sulla parte delle scelte contro l'Inter in questa stagione. Quindi ci sono stati diversi errori che hanno condizionato e ci sono stati gli audio principali più importanti spariti dalle Moviole che non abbiamo potuto sentire, sono spesso di episodi contestati dall'Inter che non abbiamo quindi potuto decifrare in maniera totalizzante. Ecco, quindi in uno scudetto che si decide punto a punto, in cui, ripeto, la tensione è chiaro che si alza ancora di più e tutto finisce ancora di più sotto la lente di ingrandimento, potrebbe andare a finire che l'Inter perda questo scudetto per un solo punto e quindi questo porterebbe poi inevitabilmente, lo abbiamo già visto, l'ho già visto sotto ai commenti dei nostri episodi, anche a rivalutare per esempio il lavoro di Simone Inzaghi che viene messo in discussione da quello che sto leggendo nei commenti sotto i nostri video. Quando ad Inzaghi, dal mio punto di vista, andrebbe solo data la penna per firmare il rinnovo e andrebbero dati 4 rinforzi veri sul prossimo mercato, ma poi ne riparleremo. Però chiarezza, serve assolutamente chiarezza. Aspettiamo risposte sui casi spariti da OpenVAR. Vogliamo capire perché Guida decide di non arbitrare il Napoli per paura di ripercussioni, ma può andare a fare l'assistente VAR all'Inter, cosa che, ripeto, secondo me non condiziona il risultato, ma per motivi di opportunità lascia parecchi dubbi. Che cosa dice l'AIA su questa lettera molto pesante? Che cosa ci dice sul caso di Inter-Roma, su Ndicka Bissek? Che cosa ci dice per esempio anche sull'episodio di Open Bar in cui spesso le azioni vengono fatte vedere prima in tempo reale e poi nei replay con tutto il dialogo, mentre per esempio nel caso del rigore di Bissek manca un pezzetto all'inizio in cui non sentiamo che cosa sono detti arbitro e VAR in tempo reale. Ma spesso ci sono anche problemi tecnici, ci è stato detto, però vista la tensione, visto il momento, mi aspetto maggiore chiarezza e trasparenza. Per Como Inter e Napoli-Cagliari noi saremo in diretta dalle 19:30 per seguire, come sempre l'Inter tutti insieme. Io continuo ad avere un po' quella speranza sotto sotto fino all'ultimo che poi magari si spegnerà subito, magari il Napoli, andrà subito a spasso contro questo Cagliari, però fino all'ultimo voglio crederci. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate, quali sono anche le vostre aspettative. Vi aspetto nei commenti qui sotto, vi aspetto nel club di Passione Inter. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così supportate il nostro progetto e ci risentiamo in diretta alle 19:30 come ogni giorno. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.